Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è questo girocollo semplicissimo, si realizza su 3 righe di andata e ritorno. È anche molto divertente da fare perché scorre velocemente, oltre che essere facile. Ho voluto utilizzare i toni del rosso e dell'oro per dare il benvenuto finalmente alla bella stagione. Per quel che riguarda il numero totale dei cristalli e la misura del girocollo finito, ve lo dirò a fine video. Detto questo, vi lascio al materiale occorrente, dopodiché al tutorial. Per il progetto di oggi ci serviranno cristalli da 6, ne ho preparati circa una cinquantina, poi vi dirò alla fine quanti ne ho usati esattamente. Ho infilato circa 140 cristalli da 4 mm, ho sempre scelto la variante rossa, su un filo color oro numero 9. Avremo bisogno di uncinetti, andrò ad usare l'1,50 per la lavorazione e lo 0,75 per l'inserimento a rosario. Ovviamente un ago infilaperle per infilare i cristallini, una forbice, un metro da sarta e colla per bigiotteria. Come prima operazione che sono andata a fare con l'ago infilaperle, sono andata ad infilare tutti i cristallini sul filo. Fatta questa operazione andremo con l'uncinetto 1,5 ad infilare i cristalli a rosario, preparare la base del nostro girocollo. Per prima cosa lascio un pezzettino di filo e con l'uncinetto 1,50 vado a fare il mio nodino iniziale, le mie solite 3 catenelle o 4, 5, quanto volete voi. Con l'uncinetto più sottile vado a prendere un cristallo da 6, aggancio l'uncinetto all'asola, faccio scorrere il cristallo lungo l'asola, cambio il filo, blocco con una catenella tenendola un po' morbida e ne faccio una aggiuntiva. Riallungo l'asolina, vado a prendere il cristallo con l'uncinetto più sottile, vado ad agganciarlo all'asola, blocco con una catenella, ne faccio un'aggiuntiva e ripeto. Vado avanti a inserire i cristalli in questo modo finché non arrivo a circa 48 centimetri. Ovviamente la lunghezza la decidete voi, io voglio un girocollo quindi mi fermo a 48. Se voi volete più corta tipo choker dovete fermarvi prima, se la volete un pochino più lunga ovviamente aggiungerete più cristalli. Ci vediamo dopo. Sono arrivata a 48 centimetri e vi dico che adesso vi dico quanti cristalli ho infilato. Ho inserito in tutto 43 cristalli da 6 mm. Vado a fare le mie 3 catenelle così come ho fatto all'inizio, dopodiché ne vado a fare circa 10-11 aggiuntive per inserire questo cristallo che mi sono dimenticata di mettere nel materiale occorrente, che è un cristallo in tinta da 10 mm e andrà a sostituire una chiusura o a bottone o a moschettone. Voi però siete liberi di scegliere la chiusura che più preferite. Quindi vado a fare le mie 10-11 catenelle in più rispetto alle 3 che ho appena fatto. Vado a chiudere con un punto bassissimo nella quarta catenella partendo dal cristallo, allungo un pochino l'asola e vado a controllare che passi il cristallo.
passa, ok, va bene. Adesso cammino con i punti bassissimi fino al cristallo. E vado a fare una serie di archetti. Faccio una catenella che andrà in sostituzione del mio primo punto basso. Dopodiché vado a fare 3-4 catenelle aggiuntive. Le catenelle devono ricoprire tutto il cristallo, visto che 3 non bastano, ne farò una quarta. Dopodiché entro nella catenella di separazione e vado a fare un punto basso. Faccio 4 catenelle. Porto le mie catenelle da diritto, entro nella catenella di separazione, vado a fare un punto basso. Faccio 4 catenelle. Entro nella catenella di separazione, vado a fare un punto basso e vado a ricoprire di archetti tutti i nostri cristalli. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Ho lavorato il penultimo archetto, ora vado a fare l'ultimo, le 4 catenelle, vado nella prima catenella disponibile, faccio un punto bassissimo. Dopodiché giro il lavoro, entro nel primo archetto che ho qua sotto e lo riempio di punti bassi. Quanti ce ne stanno? Tre vanno bene. Vado nel punto basso e faccio un punto bassissimo. Dopodiché vado a farne ancora uno così. Facciamone 3 via, tanto ne faremo con i punti bassi, ne faremo 3 da una parte e 3 dall'altra, tanto i cristalli piccoli dietro il collo non servono. Una volta fatti i miei 3 punti bassi nel terzo archetto, vado a prendere un cristallo da 4 mm, quelli inseriti sul filo, e lo blocco con una catenella. Dopodiché entro nell'archetto successivo, faccio un punto basso, prendo un secondo cristallo, lo blocco con la catenella, rientro nell'archetto, faccio un punto basso, dopodiché vado a prendere un cristallo, faccio la catenella, entro nell'archetto successivo, faccio un punto basso, prendo un cristallo, catenella, entro nell'archetto, nello stesso archetto di base faccio un punto basso, prendo il cristallo,
lo blocco con la catenella, entro nell'archetto successivo e faccio un punto basso. Prendo un altro cristallo, blocco con la catenella, rientro nello stesso archetto di base, faccio un punto basso. Praticamente andremo ad alternare un punto basso a una catenella con un cristallo per tutto il lavoro. Fatta la mia catenella con inserito il cristallo per tutta la riga, ho fatto la mia catenella con il cristallo inserito, entro nell'archetto successivo, faccio il punto basso, catenella con cristallo, rientro nello stesso archetto di base, punto basso, e via via vado a lavorare tutto questo lato in questa maniera. Ci vediamo quando sono arrivata a fine riga. Sono arrivata in prossimità dei miei ultimi 3 archetti, vado ad inserire l'ultimo cristallo da 4 mm. Vado ad inserire l'ultimo cristallo da 4 mm, dopodiché entro nell'archetto successivo, vado a fare i miei 3 punti bassi, entro nel punto basso con un punto bassissimo, vado nell'archetto successivo, faccio 3 punti bassi, vado nel punto basso con un punto bassissimo, vado nell'ultimo archetto utile e lavoro i miei 3 punti bassi. Una volta riempito anche il mio ultimo archetto, vado a chiudere con un punto bassissimo dove trovo lo spazio per entrare. Faccio una catenella di sicurezza, taglio il filo e dopodiché prendo un ago da lana. Voi, se siete abituati a fare questa operazione con uncinetto, fatela tranquillamente con uncinetto. Vado a fare qualche nodino di sicurezza qui attraverso i punti. Dopo andrò a mettere un pochino di colla, quando la colla sarà asciutta andrò a tagliare il filo. Adesso andiamo ad inserire il cristallone, quello che ci serve da bottone. Ho già messo via l'ago in fila perle, quindi userò l'uncinetto con inserimento a rosario, tanto un cristallo solo, lo faccio passare . Entro nella prima catenella disponibile, vado a prendere il filo, dopodiché vado a camminare con i punti bassissimi fino al cristallo. Arrivato al cristallo vado a fare il mio nodino di sicurezza, dopodiché vado a ripetere l'operazione che ho fatto in precedenza, vado a mettere la colla e ci vediamo dopo.
Ed ecco il girocollo terminato. Come avete potuto vedere è davvero facilissimo da realizzare e anche molto veloce. E vi dico il consumo del materiale. Per questo girocollo, che finito e aperto misura 50 cm, cioè compreso chiusura e asolina, ho utilizzato, come vi ho già anticipato, 43 cristalli da 6 mm e circa un'ottantina da 4 mm. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.